Iniziamo tagliando la parte superiore della zucca e in seguito andremo a tagliare anche la parte inferiore dove ci sono i semi. La parte inferiore la teniamo da parte, adesso non ci serve. Prendiamo tutta questa parte lunga della zucca e la sbucciamo. Con la parte della zucca che non abbiamo utilizzato, cioè la parte sotto, questa qui dove ci sono i semini, potete preparare dei buonissimi gnocchi di zucca oppure potete fare la zucca al forno a tocchetti. Vi ricordo che trovate questa e tantissime altre ricette con la zucca e non solo sul mio sito. Basta andare su www.ricettedigabri.it. Zucca sbucciata, ora non ci resta che farla a fettine. Mi raccomando, le fettine devono essere né troppo sottili né troppo spesse. In seguito andremo a fare la stessa identica cosa con le patate. Abbiamo tagliato tutto, ora prendiamo una teglia, la foderiamo con la carta forno e aggiungiamo giusto un filo d'olio sul fondo. Spargiamo bene il nostro olio e andremo a sistemare sul fondo della nostra teglia le fettine di zucca. Così. Prendiamo la nostra salsiccia che abbiamo tolto la pelle e la sbricioliamo, facciamo dei piccoli pezzettini che andremo ad appoggiare sopra le fette di zucca. In seguito vado ad aggiungere anche una spolveratina di pecorino romano. Prendo le mie fettine di patate e le vado ad appoggiare sopra la salsiccia, schiacciando un pochino. Adesso su ogni millefoglia vado ad aggiungere anche una bella fettina di mozzarella, un'altra fettina di zucca e completiamo con le fettine di patate rimaste e un pochino di salsiccia. In questa ricetta non aggiungo altro olio d'oliva perché la salsiccia è già molto grassa e rilascerà tutto il suo grasso in cottura. Vado ad aggiungere solo un pochino di pepe, una spolverata di pecorino romano e quasi niente di sale perché il pecorino è già salato e la salsiccia anche. Per fermare il tutto aggiungo al centro di ogni millefoglia uno stuzzicadente e ci metto anche qualche rametto di rosmarino. Copro la teglia con la carta alluminio e inforno a 190-200 gradi per i primi 15-20 minuti. Trascorso questo tempo vado a rimuovere la carta argentata e faccio cuocere per altri 10-15 minuti o finché la superficie non risulta bella doratina. Mentre la nostra parmigiana di zucca cuoce, approfitto per darvi un consiglio. Se non volete fare delle monoporzioni come ho fatto io, potete benissimo tagliare la zucca a fettine e sistemare tutti quanti gli strati all'interno di una pirofila di vetro oppure una teglia qualsiasi. In questo modo vi verrà fuori una bella parmigiana che si assomiglia quasi ad una lasagna, uno sformato appunto, no? Sarà sempre buonissima, dopodiché la tagliate a quadrettoni e la servite come la parmigiana classica. Se questo video vi è piaciuto lasciate tanti mi piace e condividetelo con i vostri amici. Vi ringrazio e ci rivediamo prestissimo. Un bacione, ciao ciao!